Hello, welcome to this new video. Well, in this new video I will give you a little update about our custom board for the De Agostini Millennium Falcon. We have completed the receiver, but at this stage we have the final PCB, so we are ready to sell it. Now I will show you the video that my uncle made. Obviously I was unable to go to his house because of the coronavirus, so please check it out and let's see after his video. Questo modello ha dimostrato la fattibilità del progetto, mentre ora vedete il prototipo numero 1, anche questo perfettamente funzionante. Nella versione definitiva ho razionalizzato il circuito stampato e ho aggiunto un LED e una resistenza in ogni linea di uscita in modo da poter fare velocemente un test di buon funzionamento. Lo vedremo più avanti. Inoltre ho eliminato i componenti inutili in questa versione per facilitare il montaggio. Quella che state vedendo è appunto anche questa una versione definitiva e vi ricordo che questa versione può essere adoperata senza il trasmettitore in quanto è già fornita di un programma standard. Sul prototipo che adesso state vedendo sono montati i due elementi standard originali del Falcon: il motore della rampa, questo qui, e il filo con connettore e interruttore di alimentazione, questo è originale Falcon. Attualmente io alimento questo prototipo con due batterie a ioni di litio da 3,7 volt ognuna per un totale di 7,4 volt che entrano all'ingresso principale primario del circuito. Come sapete, il circuito ha due modalità di funzionamento: modalità locale e modalità telecomando. In questo film le vedremo entrambe. Per passare dalla modalità telecomando alla modalità locale occorre mettere il ponticello che vi indico, questo. Se accendiamo il ricevitore con questo ponticello si sveglierà nella modalità locale, altrimenti sarà nella modalità telecomando. In questo momento c'è il ponticello. Accendiamo quindi il nostro prototipo che si sveglierà nella modalità locale. Per poter funzionare in questa modalità occorre collegare la tastiera, come vi sto mostrando. Ripeto l'accensione per farvi vedere il funzionamento. Quindi adesso accendo il ricevitore. Nell'accensione il software fa il test del sistema e si fermerà nel menu. Questo è il menu dei test. In realtà ci sono tre menu che possono essere scelti con l'interruttore che sta sulla tastiera. In questo caso vediamo il primo menu, adesso il menu cambia e diventa il secondo menu e infine il terzo menu. Ecco visti da vicino i tre menu: primo, secondo e terzo menu. Nel primo menu possiamo fare numerosi test. Premendo il pulsante 1 faremo il test dei LED. Qui vedete varie tipologie di funzionamento dei LED. Premendo il pulsante numero 3 vedremo il test dei relè.
Con il pulsante numero 4 vedremo il test della rampa. Al test della rampa è accoppiato anche un suono in questo caso. Con il pulsante numero 5 effettuiamo il test del radar. Ripeto il test numero 4 della rampa. Sale, scende e poi si posta a metà in questo specifico test. Vogliamo effettuare queste cose in telecomando. Per far questo, come abbiamo detto, dobbiamo levare il ponticello, accendiamo il nostro ricevitore, per fare il test col telecomando utilizziamo questo come telecomando, lo accendo, questo già lo conoscete, adesso accendo anche il ricevitore, scelgo anche qui un menu di test, per esempio con il numero 4 farò fare il test delle luci. Faccio il test dei relè. Test audio. Vedete il ricevitore che è in attesa di comando. Io do un comando, il ricevitore lo esegue, lo riceve e poi lo esegue. In questo caso entrambi, trasmettitore e ricevitore, sono autonomi e non collegati a niente. Questo è il ricevitore e il trasmettitore, anche questo alimentato con 2 batterie a litio. E questo è il ricevitore. Vi faccio vedere la versione definitiva del circuito stampato. Questo è lo schema elettrico che, come potete vedere, è molto complesso, e questo è il relativo circuito stampato. Anche questo è molto complesso. Questa è la versione definitiva. Okay, so this was my uncle's video where you could see how the Agostini Millennium Falcon receiver works. Well, now at home we have just a few number of PCBs, and we can send it to you in the next weeks. I will prepare some quotes, and I'll start taking orders. I will give you, of course, every details about prices, shipping costs, so please keep on following my YouTube channel and also the Facebook page, because we will write some news also there. Okay, that's all for this video, and please
give me a thumbs up and subscribe my channel. See you soon in the next days. Cheers!